Bentornati nella soffitta di Pippo, amici curiosi e nostalgici del bel cinema all'italiana. Oggi spalanchiamo l'armadio dei ricordi per tirar fuori un gioiellino irresistibile del 1981. Una di quelle commedie che fanno sorridere, arrossire e battere il cuore un po' più forte. Signore e signori, il film di oggi, Mia moglie torna a scuola, diretto dal grande Giuliano Carnimeo, con un cast tutto da gustare. Ma con una protagonista che domina la scena con una potenza di fuoco tutta sua. La magnifica, inimitabile, prorompente Carmen Russo. Eh sì, come potremmo anche solo iniziare a parlare di questo film senza fermarci, estasiati, sulla figura di Valentina, la casalinga col sogno di prendersi finalmente quel diploma mai conquistato? Una donna bella da togliere il fiato, con lo sguardo furbo e il passo deciso, che decide di iscriversi di nuovo al liceo. E da quel momento si scatena l'inferno. Ma andiamo con ordine. Valentina, Carmen Russo, ovviamente, è sposata con Aristide, interpretato dal sempre godibilissimo Renzo Montagnani, uno dei mattatori più amati della commedia italiana. Lui è un salumiere gelosissimo, di quelli che quando vedono la moglie anche solo parlare con un altro uomo, diventano più rossi di un etto di coppa piacentina. E quando lei gli comunica di voler tornare a scuola per prendere la maturità, lui non la prende benissimo, anzi, si mette sulle sue tracce travestito da bidello, da imbianchino, da professore, insomma, pur di controllarla, si infila ovunque. E lì, tra una lezione di filosofia e un'interrogazione di matematica, succede l'inevitabile. Carmen Russo, nei panni strettissimi, dell'allieva più conturbante mai apparsa in un'aula scolastica, diventa il sogno proibito di professori, compagni e spettatori. Perché diciamolo, la scuola di Mia moglie torna a scuola non è esattamente il posto dove si va per ripassare il teorema di Pitagora. Alla macchina da presa troviamo Giuliano Carnimeo, regista che aveva già lasciato il segno nel western all'italiana, sotto lo pseudonimo di Anthony Ascott, e che negli anni 70 e 80 si lancia a capofitto nella commedia brillante e maliziosa, cucendosi addosso uno stile vivace dai ritmi serrati e pieni di gag. E qui si diverte a costruire una storia che è quasi una farsa, con travestimenti, equivoci e un sottobosco erotico che strizza l'occhio ma non diventa mai volgare. Oltre a Carmen e Renzo Montagnani, troviamo Enzo Robutti, nei panni di un professore tutto d'un pezzo ma con le pupille ballerine, Tony Ucci, che regala come sempre momenti di irresistibile comicità, e una signora del cinema italiano come Marisa Merlini, nel ruolo della preside. E poi ci sono i compagni di classe, che sembrano usciti da un sogno adolescenziale a occhi aperti. Una classe piena di maschietti sbalorditi dalla nuova compagna più formosa della scuola. Vi lascio immaginare il clima. Il personaggio di Valentina sembra cucito sulla sua pelle. E che pelle! Una donna intelligente, dolce ma anche sensuale, che incanta tutti con i suoi sguardi e quei completini scolastici che non lasciano molto spazio all'immaginazione. Carmen Russo, all'epoca del film, era già un nome caldo, anzi bollente, sulle pagine patinate delle riviste e nelle fantasie dei telespettatori. Il suo corpo tonico, le sue curve perfette e quella camminata da pantera in corridoio sono diventate iconiche. In molte scene, lo possiamo dire, l'attenzione dello spettatore non è esattamente focalizzata sulla lavagna. E proprio grazie a film come questo, Carmen Russo si consacra come una delle dive più desiderate della commedia all'italiana. La sua immagine, sensuale ma mai volgare, ha fatto scuola. E che scuola! Mia moglie torna a scuola è stato un vero trionfo al botteghino. Il pubblico italiano in quegli anni aveva fame di commedie leggere, di corpi splendidi e di storie che facessero sognare e sorridere. E questo film offriva tutto. Erotismo soft, gag divertenti e un'ironia che ancora oggi ci fa ridere. Certo, la critica dell'epoca storceva il naso, come spesso accadeva con il cinema di genere, ma il pubblico? Beh, il pubblico se ne innamorò perdutamente. E non dimentichiamoci che questo film è stato anche un piccolo manifesto del desiderio femminile di emancipazione. Valentina, pur con le sue curve da capogiro, non è un oggetto. È una donna che vuole imparare, crescere e realizzarsi. E nel suo modo giocoso e sensuale ci manda anche un messaggio di forza. Secondo me, Mia moglie torna a scuola. È uno di quei film che andrebbero mostrati a chi oggi parla con sufficienza della commedia all'italiana. Perché dietro le risate, le gambe in vista e le situazioni piccanti c'è una macchina comica perfetta. Un'attrice protagonista che buca lo schermo con una naturalezza disarmante
È un clima che sa di libertà, di leggerezza, di un'Italia che voleva ridere e desiderare. Vi è piaciuto questo tuffo negli anni '80? Anche voi siete rimasti folgorati dal fascino scolastico di Carmen Russo? Allora lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta e scriveteci nei commenti quale altra commedia brillante volete riscoprire insieme. Magari proprio un altro capolavoro a base di grembiulini, risatine maliziose e sogni proibiti. Alla prossima puntata, sempre qui, sempre tra le polverose ma dolcissime meraviglie della Soffitta di Pippo.